Ciao a tutti, amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Capricorno, tendenze energetiche generali per la primavera 2024 e abbiamo la carta della papessa. Amici del Capricorno, può essere un periodo, diciamo, rivolto verso l'intuizione, potrebbe anche essere rivolto verso l'apprendimento di nuove materie esoteriche, piuttosto che un periodo dove, diciamo così, si inizia a guardare in avanti, al di là di quello che potrebbe essere giusto o sbagliato, ma semplicemente si inizia a valutare una situazione o una relazione per quello che è. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, il link alle previsioni del 2024 e alle tarot pratiche del primo semestre del 2024. Bene, andiamo a vedere. Non riesco neanche a prendere in mano il mazzo, ragazzi. Ok, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili. Abbiamo un 3 di coppe, un 4 di pentacoli, la carta della giustizia, un 9 di bastoni, fante di bastoni e il mondo al contrario. Allora ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta di che cosa si tratta, poi alla fine dirò single piuttosto che persone in relazione, piuttosto che andrò a parlare del lavoro, per autonomi, per dipendenti, insomma, farò tutti gli esempi del caso. Allora, partiamo da questo 3 di coppe. Devo dire che il 3 di coppe è Ehm, sì, è un po' come se fosse o un riferimento a qualche amicizia o un riferimento a qualche tipo di risultato raggiunto. Mi arriva una parola, io ve la dico. Sapete che a me ogni tanto arrivano delle parole, io ve le dico come le sento, poi c'è magari a qualcuno risuona, a qualcuno no. Però mi dicono sollazzi, ok? Quindi può essere che questo 3 di coppe sia effettivamente riferito ai sollazzi. Andiamo a vederlo. Mhm. Guardate, abbiamo un 9 di coppe, un 7 di coppe, un 6 di coppe, ruote della fortuna e carro. Mm. Allora, qui devo dire che è come se ci fosse un movimento dalla propria zona di comfort, da quello che era il divertimento, lo star bene. È come se ci fosse un cambio a livello di direzione, magari qualcuno cambia amicizie, magari si tratta, per qualcuno potrebbe essere un'amicizia del passato, ragazzi, con questo 6 di coppe. Andiamo a vedere il 4 di pentacoli. Abbiamo un fante di spade e un asso di spade. Qui ragazzi potrebbe anche esserci un tema per quello che riguarda, allora potrebbe essere o un attaccamento a qualche verità, tipo che io sono convinto di una cosa e di lì non mi sposto, potrebbe essere un attaccamento a una zona fisica, un qualche cosa di concreto. Vi dico,
è per meno persone questa cosa, perché le due carte che sono venute di spiegazione riguardano più una verità, un'idea, un certo tipo di atteggiamento. Devo dire che mi colpisce che qua abbiamo l'asso di spade e qui la giustizia. Andiamo a vedere la giustizia. Abbiamo un 10 di pentacoli e un asso di bastoni. Ragazzi, allora, devo dire che il lasciare la propria zona di comfort è un po' come se vi portasse, allora, da un lato a tagliare con certi attaccamenti, perché qui abbiamo la giustizia, è come se ritornasse un certo tipo di equilibrio. Poi abbiamo il 10 di pentacoli, che è una carta di compimento anch'essa. L'asso di bastoni fa riferimento a qualche tipo di azione, di iniziativa, di anche incontro per qualcuno, potrebbero essere incontri familiari, però che comunque portano al regolarizzare o una relazione o una situazione. Andiamo a vedere il 9 di bastoni. Eremita. E regina di bastoni. Allora, qui è come se ci fosse la necessità di proteggersi dal mondo esterno, magari anche di isolarsi per qualcuno, per arrivare a essere questa regina di bastoni. Ho come la sensazione che qualcuno abbia bisogno di un periodo di isolamento per riprendersi in mano il proprio potere personale. Non che vi manchi, però è come se doveste completare qualcosa. Ragazzi, per qualcuno potrebbe essere che in questa primavera inizi un percorso di studi, ve lo dico. Andiamo a vedere il fante di bastoni. Abbiamo un 2 di spade, un 10 di bastoni, un fante di bastoni nuovamente e un re di spade. Allora, devo dire che è un po' come se vi consigliassero di lasciarvi indietro certe aspettative, certe idee. Il fante di bastoni è una di quelle carte che ha tanto entusiasmo, ha tanto da dare, è una di quelle carte curiose, scusate, carte no, è una di quelle figure curiose, entusiaste per la vita, però leggermente, perché qua non ho carte troppo negative, leggermente egoista. Ed è come se tra il re di spade e il 10 di bastoni vi dicessero che c'è qualche cosa da lasciare indietro. Qui era un po' come se si vedesse che cosa e qui si decide. Andiamo a vedere il mondo. Sette di pentacoli e 3 di pentacoli. Come se ci fosse una sorta di progetto qui, che direi va avanti molto a rilento. Allora ragazzi, partiamo dai single. Per quello che riguarda i single, devo dirvi che allora, potrebbero esserci delle persone interessanti, potresti iniziare una conversazione interessante con qualcuno, potrebbe essere più giovane di voi o giovanile o per qualcuno potrebbe anche essere immaturità. Ehm, per cui qui il consiglio è un po' di proteggervi bene, di parlare chiaro, di, mi viene da dire, mettere le cose in regola subito,
Ok, mettete subito le cose in chiaro perché con questa giustizia è necessario fare le cose secondo le regole. Ehm, Devo dire, per adesso non vedo i fuochi d'artificio, però potrebbe essere una conoscenza interessante. Diciamo che si può, il potenziale perché si evolva in qualche cosa di più stabile c'è. Per quello che riguarda chi è in coppia, devo dire che anche qui c'è come da lasciare indietro certe cose, certi discorsi, ragazzi, potrebbero essere certe idee, ok? Vi dico, qui questo è un po' per tutti, però soprattutto per chi è in coppia. Ragazzi, potrebbe arrivare vi dico un matrimonio, perché abbiamo un 10 di pentacoli e la giustizia, però potrebbe arrivare un qualche tipo di accordo tra le due parti che appunto regolarizza, che ufficializza, che dà come il là a un nuovo ciclo all'interno della coppia. Qui è un po' come se si trattasse di lasciare l'età infantile per arrivare all'età e anche alle responsabilità da adulto. Ora non dico, cioè nel senso se avete tipo 40 anni non è che dovete lasciare l'adolescenza è intesa come un momento spensierato, ok? O comunque un momento dove magari non si han non si avevano così tanti pensieri come quando si è in coppia, magari si condivide una casa e le spese, quelle cose lì, insomma, no? Comunque c'è una sorta di ufficializzazione, c'è una regolarizzazione e qui con questo asso di bastoni vedo un bel inizio con intenzione di creare una famiglia, ragazzi. Ehm, Andiamo a vedere per le persone che sono senza lavoro, quindi i disoccupati. Eh, Ragazzi, qui vi devo dire, dei contratti potenzialmente arrivano, potrebbero anche essere contratti stabili, potrebbe anche essere che non sia un contratto dipendente, ma ho come la sensazione che qualcuno potrebbe stufarsi magari di cercare lavoro in giro con curriculum, con, non so, magari valutando anche la possibilità di spostarsi all'estero, insomma, è un po' come se aveste nel passato aperto un sacco di possibilità per i curriculum, ma niente di soddisfacente fosse arrivato. Qui è un po' come se nella primavera iniziaste effettivamente a pensare che avete qualche cosa in mano da poter utilizzare per creare il vostro business. È come se ci fossero dei contratti nuovi, vi dico, qui con la Carta della Giustizia è fortemente probabile che ci siano degli sblocchi burocratici, che ci sia... Ah, ragazzi, per qualcuno arrivano dei soldi. Se state aspettando un mutuo, se state aspettando un finanziamento, è facile che arrivino entro la fine della primavera. Se fosse anche un'eredità, per esempio, se fosse bueno, una vincita un po' meno, ma c'è, però risuona veramente per pochi. Un contratto. Mi parlano di una fusione di società, come se desse inizio poi a una nuova realtà, a una nuova società, devo dire. Per le persone che sono occupate, quindi che sono dipendenti, devo dire ragazzi che, ecco, quello che forse fastidia, che non è italiano, dà fastidio un po', o forse si dice anche in italiano, fastidia, mi ha fastidiato, perché si dice in spagnolo fastidiare, va bene. Comunque quello che vi dà fastidio, quello che potrebbe darvi fastidio, sono un po' come vi posso dire? I colleghi, le chiacchiere, mettiamo così. È un po' come se vi consigliassero di mantenere un low profile in questo trimestre, cioè un basso profilo, confondetevi con la tappezzeria, non vi mettete in mezzo a discussioni per la serie fatevi i fatti vostri, anzi, vi dirò, se cercano di mettervi in mezzo, proprio toglietevi, dite non so, dite scusa non posso, devo andare, o inventatevi qualcosa, ma proprio
evitate. Evitate le discussioni perché sento che se vi ci mettete in mezzo, ad un certo punto sarete voi a dovervi difendere dal mondo esterno. E diciamo che potrebbe esserci per qualcuno che è dipendente, potrebbe esserci un aumento di ruolo e da lì anche questa necessità di mantenere le distanze con, diciamo, i sottoposti, perché poi quando c'è troppa confidenza diventa difficile gestire certe situazioni magari che sono un po' tese. Se siete autonomi, ragazzi, guardate, io vi dico che le cose si muovono, ci sono nuovi contratti, ci sono nuovi inizi, ci sono nuove idee, ci sono opportunità, possibilità, spostamenti della vostra attività anche in un raggio d'azione più ampio rispetto a quello che avete seguito fino ad adesso. Diciamo che durante questa primavera le cose sono working in progress un pochettino per tutti. Vi dico, avete questo mondo al contrario, quindi è come se ancora qualche cosa non si concludesse. Per esempio, se state aspettando di essere ehm, aumentati di livello, ipotesi, potrebbe essere una cosa di cui sì si parla un po' più concretamente in questa primavera, però avendo il mondo al contrario potrebbe essere che l'aumento arrivi, per esempio, a fine primavera, piuttosto che all'inizio dell'estate, ok? Vi dico, per molti il lavoro, comunque il grosso del lavoro è già stato fatto. Poi sapete che entriamo in un numero 8 come anno, che tecnicamente l'anno della raccolta, diciamo così, dell'espansione. Poi ho pubblicato un video sulla numerologia che vi spiega ehm, come sarà il vostro anno in base al vostro numero in base alla data di nascita. C'è un piccolo calcolo da fare, comunque tutto spiegato. Se trovate qualche errore, leggete nei commenti perché mi è già stato commentato. Ok, andiamo a quello che è l'economia, ragazzi. Allora, qui ho come la sensazione che dovrete fare dei tagli. Tagli nel senso che è come se ci fossero delle cose di cui voi vi state occupando all'interno della vostra famiglia piuttosto che azienda, ehm, che diciamo non vi competono più. Qui avete bisogno di regolarizzare certe cose. Guardate, vi dirò, qui ho tanto forte la situazione tra fratelli, se ci fossero due fratelli o più che si stanno, diciamo, gestendo qualche genitore, perché magari non può andare a farsi la spesa, perché magari si è in un paese estero e i genitori non sanno la lingua, qualsiasi cosa, ho come la sensazione che bisogna ripartire in modo più equo i compiti tra i vari familiari. Questo è un po' una cosa che mi sento di dire perché siete stanchi, ok? Siete proprio stanchi e anche a livello economico c'è qualche taglio da dover fare. I tagli sono per quello che riguarda le spese inerenti agli altri, perché un consiglio che comunque vi danno i tarocchi è di comprarvi un piccolo, ragazzi, piccolo capriccio. Come se aveste bisogno di tirarvi un pochettino sul morale ogni tanto, no? Di non pensare sempre a devo pagare questo, devo pagare quell'altro, devo pensare ai figli, devo pensare al marito, devo pensare, non lo so, ad aiutare appunto i genitori piuttosto che ecco, ad un certo punto chiedetevi di chi è la responsabilità di pagare questa cosa, di chi è il bisogno di andare dal parrucchiere tutte le settimane. Vi faccio un'ipotesi stupida, è la prima che mi è venuta in mente. E semplicemente quando riconoscete che non è roba vostra, semplicemente la rimandate al mittente. Ok? Ma questo perché? Perché avete bisogno di concedervi qualche cosa per voi. Va bene ragazzi, comunque devo dire che si parla appunto di nuovi progetti, nuovi incontri, nuovi contratti. Per qualcuno potrebbe anche essere un cambio di casa, vi dirò. Vi dirò che ci potrebbe proprio essere un cambio di casa, un cambio di residenza. Sento più la casa che il lavoro comunque, un cambio di casa piuttosto che un cambio di lavoro.
Andiamo a vedere Osho che cosa vi dice e poi ho ancora un oracolo. Stress e la guida. Allora, questo piccolo capriccio di cui vi parlavo, ragazzi, potrebbe essere magari una giornata ad una spa, piuttosto che dedicarvi a un massaggio, piuttosto che dedicarvi una giornata dove magari non fate niente, vi mettete sul divano con l'infuso e un buon libro e vi coccolate così. Cioè, ognuno di voi interpreti, o meglio, ognuno di voi individui che cosa vi aiuta per rilasciare lo stress. Perché questa carta dice che ce n'è troppo. Avete bisogno appunto di lasciare andare, di restituire al mittente le proprie responsabilità e bisogni. E poi qui abbiamo la carta della guida. Allora, siccome il 3 di Pentacoli ce l'abbiamo anche qui, è un po' come se vi invitassero a seguire una certa guida. Allora, potrebbe essere una guida scritta, quindi è come se vi esortassero in un certo senso a fare un programma di marcia. Sapete, no? Ci sono le tabelle settimanali, il lunedì devo fare questo, il martedì devo fare quell'altro, il mercoledì devo fare quell'altro. Perché avendo, diciamo così, una traccia, certe volte è più facile seguire la routine o iniziare una nuova routine. Qui guardate ragazzi, questo gruppo di carte è fantastico. È fantastico perché mi dice che state andando verso un'unione, un completamento, la regolarizzazione. Tenete presente che la giustizia fa anche riferimento alla giustizia divina, quindi potrebbe essere la legge di compensazione, quindi tanto vi è stato tolto, tanto vi viene dato. È come se andaste verso un riempimento. State andando, ok? Qui il mondo è ancora al contrario, ma arriva. Andiamo a vedere ancora uno di questi oracoli che sono degli oracoli sugli oli essenziali e su come usarli per favorire certe cose, ok? Allora, qui abbiamo la lavanda. Ok, non so cosa vuol dire una parola, scusate, la cerco. Ok, rilassa e supporta. Abbiamo l'assunzione tramite come si dice? Tramite inalatore, non inalatore, tramite diffusore, oppure si può applicare a livello locale, oppure si può ingerire. Guardate ragazzi, la lavanda ha un profondo effetto rilassante, soprattutto se l'olio essenziale lo mettete sulle tempie. Basta una goccina da applicare sulle tempie prima di andare a dormire, o se non vi piace tenerla addosso, potete mettere magari qualche goccia sul cuscino e vi dico che ha degli effetti fantastici e tra l'altro è anche un repellente per gli insetti, un repellente naturale per gli insetti. Va bene, cari amici del Capricorno, spero che la lettura vi sia stata utile. Fatemelo sapere con un like, con un commento. Se avete piacere potete condividere il video oppure iscrivervi al canale e se volete iniziare un percorso di crescita con me potete abbonarvi al canale o scrivermi un'email. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!